La teoria è questa: quella visita lì probabilmente non era una visita di cortesia, non era una chiacchierata tra due potenze, ma una negoziazione per un nuovo ordine monetario, probabilmente il più significativo della nostra vita. Partiamo da un presupposto: il mondo che conosciamo, quello dominato dagli Stati Uniti, si sta sgretolando e la Cina oggi ha abbastanza potere per sedersi al tavolo e discutere della ristrutturazione finanziaria globale. Ma per capire cosa sta succedendo davvero, dobbiamo tornare indietro di 40 anni. Perché, vedi, c'è un accordo che quasi nessuno conosce, ma che ha ristrutturato l'intera economia globale. Un accordo che ha reso un paese fortissimo e ne ha distrutto un altro per oltre 30 anni. Si chiamava Plaza Accord, cioè accordi del Plaza. Nel 1985 gli Stati Uniti avevano un paio di problemi: deficit commerciale enorme, dollaro troppo forte e i produttori americani che non riuscivano a competere con il resto del mondo e quindi esportavano poco, che per inciso suona un po' familiare, vero, con la situazione attuale. Quindi l'amministrazione Reagan convocò una riunione segreta che si tenne proprio al Plaza Hotel di New York. A questa riunione parteciparono Francia, Germania Ovest, Giappone e Regno Unito e ovviamente gli Stati Uniti. Riunione che avvenne totalmente a porte chiuse e che partorì quello che poi sarebbe stato un accordo che riscrisse totalmente la storia americana. Il patto era questo: tutti i paesi si misero d'accordo per indebolire il dollaro, permettendo quindi l'esportazione, in modo particolare rispetto allo yen giapponese. E cosa successe? Lo yen nel giro di pochissimo tempo raddoppiò il suo valore contro il dollaro, le esportazioni giapponesi divennero costosissime, mentre i produttori americani divennero immediatamente economici a confronto. Quindi il deficit commerciale americano si ridusse e l'America tornò competitiva e ricominciò ad esportare. D'altra parte il Giappone ottenne la possibilità di aprire aziende giapponesi negli Stati Uniti e quindi iniziò a investire pesantemente. Aprì Toyota, aprì Honda, aprì Nissan. Quindi costruirono fabbriche su fabbriche in America, i soldi giapponesi fluirono a cascata nell'economia statunitense in immobili, treasury, azionario e per un po' di tempo tutti sembravano vincere. Gli americani ripresero ad esportare e ripresero la propria produzione riducendo il deficit commerciale. Il Giappone ebbe la porta aperta sul mercato statunitense che consumava tantissimo e che era un mercato importante per quell'epoca. Ma non è tutto oro ciò che luccica. Infatti quando la valuta giapponese raddoppiò, la loro economia, che era fatta di esportazioni, improvvisamente si bloccò perché i costi erano diventati maggiori e quindi le esportazioni non erano più convenienti. Non era più conveniente comprare dal Giappone per gli altri mercati. Il Giappone allora cercò di far riprendere le esportazioni inondando il mercato di moneta, quindi per far crollare appunto il valore dello yen e riuscire a riprendere con le esportazioni che erano il suo fulcro in quel periodo, ma si creò un buco enorme, la più grande bolla finanziaria della storia moderna. Una bolla che lanciò il Giappone per i successivi 30 e passa anni in una crisi nera, crisi dal quale ancora non si è ripreso del tutto. Ok, ma cosa c'entra la Cina con tutto questo? C'entra perché io non credo che la vera negoziazione che è stata fatta lì in Cina avesse come tema centrale i dazi, o comunque tutto ciò che ci è stato raccontato dai telegiornali. Io credo che quello che è successo lì, con tutte quelle figure coinvolte, fosse una sorta di Plaza Accord 2.0. E la Cina probabilmente non farà lo stesso errore del Giappone. Perché la Cina, che oggi, come il Giappone ieri, basa gran parte della sua ricchezza proprio dalle esportazioni, ha visto cosa è successo dopo i Plaza Accord al Giappone, dopo che la sua valuta è esplosa e le esportazioni sono crollate. Bene, la Cina oggi non commetterà questo stesso errore. Ok, ma perché proprio adesso? Che cosa sta succedendo? E come faranno a fare questo Plaza Accord senza svalutare il dollaro e quindi rafforzare lo yen? Un passo alla volta, ora ci arriviamo. Partiamo dalla prima domanda: perché proprio oggi? E per rispondere a questa domanda dobbiamo guardare alle parole di Xi Jinping. Nella sua dichiarazione inaugurale proprio in questa occasione ha parlato testualmente di trappola di Tucidide. La trappola di Tucidide è una teoria politica che prende il nome dallo storico greco che aveva studiato la guerra tra Atene e Sparta, le due grandi potenze del tempo. E notò una cosa: quando una potenza emergente inizia a minacciare il dominio di una potenza già stabilita, allora il risultato è quasi sempre la guerra. Vuoi per paura, vuoi per orgoglio, vuoi semplicemente per competizione, il conflitto diventa quasi inevitabile.
e analizzando ben 16 casi storici in cui una potenza emergente ha sfidato quella al potere, in 12 di questi è scoppiata una guerra. Xi Jinping sta dicendo apertamente: sappiamo entrambi che la Cina è una superpotenza emergente. Sappiamo che ha le carte in regola per fronteggiare gli Stati Uniti e sappiamo entrambi come va a finire in genere questa storia. Facciamo in modo che non accada, visto che parliamo di superpotenze nucleari. Ma ancora, per capire perché proprio adesso, dobbiamo guardare la cosa più importante in assoluto, cioè l'energia. Perché chi controlla il flusso dell'energia controlla la leva del mondo. Perché il flusso di capitali, ovvero dove vanno i soldi, passano per l'energia. Lo stretto di Hormuz, che ormai sappiamo e abbiamo sentito alla noia, controlla circa il 20% dell'energia mondiale, il passaggio di quell'energia. E da quando è iniziata la guerra USA-Israele contro Iran, quello stretto è rimasto chiuso ed è ancora chiuso. La storia ufficiale racconta ormai da mesi che si risolverà in breve tempo. La crisi finirà, tutto tornerà normale e i mercati stanno apprezzando proprio questo, infatti continuano a salire. I dati ci mostrano qualcosa di diverso, ci mostrano che gran parte delle riserve mondiali degli stati si stanno lentamente esaurendo. Bloomberg ha riportato, ho la notizia qua davanti, che gli inventari globali raggiungeranno livelli di stress operativo entro giugno e ancora i minimi, quindi il minimo indispensabile per far funzionare tutta la baracca, quindi oleodotti e raffinerie, finiranno potenzialmente entro settembre se la situazione continua a protrarsi in questo modo. E qui bisogna sottolineare la differenza tra deficit e carenza, perché il deficit è quando abbiamo una domanda che supera l'offerta. La carenza significa non c'è abbastanza roba per far funzionare le cose come si deve. Ma mentre tutta sta roba qui sta succedendo lì in Iran, credo che ci stiano vendendo una storia un po' alla Hollywood. Il comunicato ufficiale della Casa Bianca, del summit di Pechino, dice che Xi Jinping, quindi la Cina, è assolutamente d'accordo con gli Stati Uniti che l'Iran non deve avere un'arma nucleare. Quindi guardiamo un po' tutto questo come fosse la trama di un film. Buoni contro cattivi. La Cina ha la tecnologia nucleare. La Russia, che supporta l'Iran dall'inizio del conflitto fino ad oggi, ha la tecnologia nucleare. Russia e Cina hanno tutti i motivi del mondo per fare pressione sull'Occidente. Quindi, se volessero, potrebbero domani dare il nucleare all'Iran. Ma non lo fanno. Perché? Perché hanno già tutta la leva di cui hanno bisogno. Uno stretto chiuso che sta lentamente prosciugando le riserve globali vale molto più di una guerra nucleare potenzialmente dannosa per tutti, per Russia, Iran e Cina stessa. Lo stretto chiuso è un'arma economica perfetta ed è vero che la Cina si becca un bel contraccolpo perché una buona parte delle sue riserve energetiche passa proprio da lì. Ma quando si siedono e dicono che l'Iran non dovrebbe avere un'arma nucleare, è tutta finzione, è tutto teatro. È una storia alla Hollywood in cui tutti escono alla fine con qualcosa in mano. Io credo che la vera storia sia questa. Cina e Russia stanno usando l'Iran come intermediario per fare pressione sull'Occidente. Così possono ottenere condizioni favorevoli in un nuovo accordo monetario. Una leva, sostanzialmente. E quindi quando Trump vola in Cina con 18 CEO al seguito per dire ok, facciamo un accordo, questo accordo è sicuramente composto da due parti, una pubblica e una privata, di cui verremo probabilmente a conoscenza solo nei prossimi periodi. La parte pubblica è quella, secondo Bloomberg, New York Times, eccetera, eccetera, che Trump e Xi Jinping stanno costruendo un accordo in cui la Cina investe letteralmente miliardi, e parliamo di un numero preciso, 1.000 miliardi di dollari, negli Stati Uniti. E la maggior parte di questi fondi andrebbero a costruire fabbriche in America, impianti manifatturieri, catene di approvvigionamento, infrastrutture industriali, significa rimettere in piedi la produzione americana. Ti suona familiare? È esattamente ciò che successe con le case automobilistiche Toyota, Nissan, Honda negli anni 80 dopo il Plaza Accord. La stessa identica dinamica. Quindi questo è quello che noi vediamo frontalmente. Solo che questa volta parliamo di 1.000 miliardi di dollari. Parliamo di una scala di denaro estremamente più alta. Parliamo di soldi cinesi. Ed è qui che le cose diventano molto interessanti, ma prima di entrare nella parte che non ti raccontano, quella che io ho ipotizzato essere stato il vero motivo di questi accordi, quella che riguarda i tuoi risparmi,
quella che riguarda anche quel famoso asset che potrebbe entrare in gioco proprio ora, ho creato una newsletter totalmente gratuita. Ti lascio qua sotto il link. Con questa newsletter avrai accesso a informazioni privilegiate, analisi di mercato esclusive, strategie pratiche che puoi iniziare ad implementare immediatamente sul tuo portafoglio. È totalmente gratuita, ti puoi aspettare 2-3 mail massimo a settimana, con articoli densi di informazioni proprio come quello che stai vedendo scorrere qui, per avere tutti gli strumenti necessari per comprendere veramente i mercati finanziari, imparare ad investire e capire esattamente cosa succede là fuori nel mercato. Il tutto per alimentare i tuoi portafogli e raggiungere la tua indipendenza e libertà. Ti ricordo, è totalmente gratuita, ti lascio qua sotto il link così potrai unirti a migliaia di investitori che ogni settimana comprendono a fondo il mercato e saltano un passo avanti rispetto alla maggior parte di persone là fuori. Ci vediamo dentro, qua sotto il link. Arriviamo quindi al punto cruciale, perché la Cina dovrebbe investire 1.000 miliardi di dollari negli Stati Uniti, il suo rivale. Ovviamente questa non è un'opera di beneficenza, deve guadagnarci qualcosa. Ma se fa esattamente come è successo negli anni '80, rischia di fare la stessa fine del Giappone, e questo la Cina non lo farà, non è stupida. Che cosa stanno comprando quei soldi, dobbiamo quindi chiederci. Qual è il vantaggio della Cina? Beh, stanno comprando prima di tutto un accesso al mercato, e non un mercato qualsiasi, il mercato più grande al mondo, perché l'America oggi è il mercato consumer più grande del mondo e l'esportazione cinese ha bisogno di questo mercato. Stanno comprando legittimità monetaria, quindi un posto al tavolo quando il sistema finanziario globale verrà ristrutturato. E arriviamo all'ultimo punto, l'asset di cui ti ho parlato, perché potenzialmente stanno comprando anche una rivalutazione dell'oro. Perché se questo accordo innescasse effettivamente una rivalutazione dell'oro, le riserve cinesi esploderebbero. E quell'investimento di 1.000 miliardi nell'economia americana, si ripagherebbe da solo. Ma su questo ci torniamo tra un secondo. C'è un altro punto importante, quello delle terre rare, quindi di Taiwan. Taiwan produce più del 90% dei semiconduttori più avanzati al mondo, che sono cruciali per AI e difesa. Questo rende Taiwan il punto focale nella catena di approvvigionamento globale. Un accordo tra Cina e Stati Uniti permetterebbe sicuramente un allentamento della tensione anche nell'area di Taiwan. E arriviamo come promesso proprio a quell'asset. Te l'ho già nominato, sto parlando dell'oro. Ma perché entra in gioco in questa fase? Cosa c'entra con tutto questo? Io mi sono fatto un'idea. Il Giappone negli anni '80 ha lasciato che la sua valuta esplodesse, quindi aumentasse di valore rispetto al dollaro, e questo ha azzerato le sue esportazioni. Se la Cina oggi facesse esattamente la stessa cosa del Giappone, quindi se facesse esplodere lo yuan, ci ritroveremmo sempre di nuovo nella stessa situazione. E la Cina non è stupida, non vuole fare lo stesso errore. Ma se si permettesse che fosse un asset a riprezzarsi, cioè se si usasse questo asset, l'oro, come valvola di sfogo, quindi rivalutando potenzialmente il valore dell'oro, lo so che è qualcosa di strano, lo so che è qualcosa di complesso, lo so che può sembrare anche qualcosa di impossibile, però proviamo a fermarci un attimo e vedere che cosa succederebbe in uno scenario di rivalutazione dell'oro, anche perché abbiamo Stati Uniti che possiedono più di 8.000 tonnellate di oro ancora valutate a $42 l'oncia, quando ci fu la confisca. Dall'altro lato abbiamo la Cina che anno dopo anno dopo anno sta accumulando oro a tonnellate, non sappiamo esattamente quanto, ma parliamo di tantissime tonnellate di oro e continuano ad accumulare. Bene, se il prezzo dell'oro oggi è di $4.500 l'oncia, significa che gli Stati Uniti stanno già seduti su un patrimonio drasticamente più alto rispetto a quello che hanno in realtà, perché hanno 8.000 tonnellate, più di 8.000 tonnellate, valutate a $42 l'oncia. Cioè c'è almeno 1% nel loro patrimonio. E c'è un altro dato importante che è emerso dalle ricerche di Luke Roman di FFTT. Per 5 degli ultimi 6 mesi, la più grande esportazione degli Stati Uniti non è stato il petrolio, ma è stato l'oro. E quell'oro dove andava? Andava proprio verso la Cina. O verso la Cina direttamente, o prima in Svizzera e poi in Cina. E perché è così importante? Perché storicamente il paese che esporta oro è di solito quello che sta perdendo, mentre il paese che importa oro è di solito quello che sta vincendo in un conflitto.
Pensa cosa è successo alla Gran Bretagna nel Novecento, che man mano che l'impero britannico declinava, l'oro si spostava dalle riserve inglesi verso quella che sarebbe poi stata la superpotenza, cioè gli Stati Uniti. E alla fine della Seconda Guerra Mondiale, tac, gli Stati Uniti possedevano più di metà dell'oro del mondo. E quella pilla d'oro è il motivo per cui gli Stati Uniti sono diventati ciò che sono oggi, oltre anche al petrolio. Ma questa è un'altra storia di cui ho parlato in questo video qui e che ti lascio qua sotto. Riassunta la regola, il paese con l'oro detta regole. Punto. E ironia della sorte, non vedi la Cina che oggi sta andando negli Stati Uniti per fare un accordo, ma vedi gli Stati Uniti che si spostano portandosi al seguito 18 CEO tra i più potenti al mondo, che avevano sicuramente altro da fare, si spostano tutti insieme e vanno in Cina a trattare un accordo. In più nel 2026 gli Stati Uniti sono diventati il più grande esportatore di oro al mondo e questo oro va verso la Cina. Questa prendila pure come teoria, come fantasia, prendila come vuoi, ma ha tutta l'aria di essere una transizione monetaria che sta succedendo proprio adesso. Quindi ecco come potrebbe funzionare questo nuovo Plaza Accord, questo accordo del Plaza 2.0, che però anziché rivalutare lo yuan cinese contro il dollaro, che distruggerebbe quindi l'economia cinese basata su produzione ed esportazione per il resto del mondo, riutilizzerebbe l'oro come valvola di sfogo. E proviamo a pensare, cioè proviamo a immaginare che effettivamente succede una cosa del genere. Abbiamo da un lato gli Stati Uniti che rivalutano le proprie riserve auree e di colpo lo stato patrimoniale americano si trova molto più elevato, migliore rispetto a quello precedente. Quindi debito più sottile perché si ha un patrimonio netto più grosso. Contemporaneamente, stampando denaro e tutto quello che hanno sempre fatto gli Stati Uniti, il dollaro si indebolisce, ma non direttamente contro lo yuan, ma contro l'oro, il che significa che le enormi riserve auree, tanto degli Stati Uniti quanto della Cina, sarebbero rivalutate, aumenterebbero anche loro di valore. E quindi la Cina diventerebbe più ricca senza dover toccare necessariamente il tasso di cambio tra dollaro e yuan. In cambio, i soldi cinesi inondano gli Stati Uniti, quindi vanno a colpire il manifatturiero americano. 1.000 miliardi di dollari investiti per fabbriche, infrastrutture, posti di lavoro, la base industriale americana che verrebbe così ricostruita. Non soldi cinesi, ma ricostruita. Trump esce fuori come un eroe, ha rilanciato l'America, Make America Great Again, la Cina ottiene accesso ai mercati finanziari, riduzione dei dazi, ma senza toccare le proprie esportazioni, quindi il core business attuale cinese, e soprattutto ottiene un posto al tavolo nella nuova struttura monetaria mondiale. Questa è quella che io chiamo situazione win-win, dove tutte le parti coinvolte vincono. E sai che cosa mi fa pensare che questa non sia solo una teoria, una chiacchierata tra me e te, ma qualcosa già di concreto? Il fatto che i mercati sembrino prezzare già questa roba qui. Cioè da fine marzo, quindi più o meno quando il mercato del tesoro americano ha iniziato a mostrare i primi segnali di stress, il dollaro si è depotenziato rispetto allo yuan, che è l'opposto di quello che ti aspetteresti durante una guerra che dovrebbe fare pressione sulla Cina. Cioè il dollaro si dovrebbe rafforzare se la guerra sta effettivamente indebolendo la Cina. E invece succede il contrario. La valuta cinese si sta rafforzando, non indebolendo. Allo stesso tempo i rendimenti dei bond cinesi sono scesi, mentre i costi di indebitamento di tutti gli altri paesi, inclusi gli Stati Uniti, continuano a salire rischiando di mandare tutto in default. E anche questo è l'opposto di ciò che dovrebbe tecnicamente succedere se la Cina stesse subendo grossi danni in questa situazione. E poi c'è l'oro che, come abbiamo visto, ha fatto la sua corsa assurda. Ora è fermo, sta ritracciando, ok, ma ha comunque fatto una corsa assurda negli ultimi tempi. Questo è tutto ciò che mi fa pensare che effettivamente ci sia un accordo sul tavolo, che Trump non si sia portato tutto praticamente il PIL americano lì a chiacchierare, a prendersi il tè con Xi Jinping, ma che ci sia qualcosa sotto. Pare che il mercato stia già fiutando questa roba qui, perché lo vediamo. In situazione di crisi il mercato che continua a salire. Vuol dire che ci sono degli insider, vuol dire che chissà chi è a stretto contatto sa qualcosa che noi ancora non sappiamo, ma che possiamo probabilmente intuire. E quindi se ipotizziamo che questo accordo sia vero e ipotizziamo che effettivamente andrà in porto, il dollaro si svaluta, mentre gli investimenti cinesi ristrutturano il manifatturiero americano.
Dove porta tutto questo? All'inflazione. Ma non parlo di inflazione come effetto collaterale, ma parlo di inflazione come punto focale, perché questo è il segreto sporco della finanza mondiale, del sistema monetario in cui stiamo vivendo, di cui peraltro ho parlato in questo video qui e che ti consiglio vivamente di guardare, ti lascio qua sotto il link. L'inflazione infatti è lo strumento che ti permette di rendere un debito impagabile pagabile. $1 di debito preso in prestito nel 2020 viene ripagato nel 2030 con dollari che valgono la metà rispetto a quelli del 2020. È un debito che si restringe in termini reali, perché ti pago con moneta svalutata. E il modo in cui le persone vivono tutta questa roba qui è attraverso il prezzo del pane, dell'affitto, della benzina che esplode. Tanto quello dei beni di prima necessità, comunque il costo della vita, quanto quello però delle attività. Infatti l'inflazione non colpisce tutti allo stesso modo, perché chi possiede delle attività, quindi business, azioni, immobili, oro, bitcoin, asset in generale, per questa categoria di persone probabilmente l'inflazione rende più ricchi. I tuoi asset salgono esattamente come sale il prezzo di tutto il resto, quindi valgono nominalmente di più. Sei più protetto dalla svalutazione. Questa è la parte superiore di quello che gli economisti chiamano effetto clessidra. Nella parte inferiore della clessidra abbiamo chi vive non di attività ma di bollette, chi tiene la propria ricchezza lì in banca ferma o al più a prendersi l'1-2% di interessi buttato lì in qualche riserva, in qualche banca. Ecco, per questa categoria di persone l'inflazione è distruttiva. Il tuo dollaro, il tuo euro compra progressivamente meno man mano che passa il tempo. Quindi in valore nominale tu lo detieni lì, credi di avere la stessa quantità di denaro, ma in valore reale quel denaro compra meno, quindi in realtà sei più povero. Questa è la parte inferiore della clessidra. I ricchissimi, i poverissimi. Il ceto medio sempre di più distrutto, assottigliato. E adesso immagina di sovrapporre quello che ti ho appena mostrato con quello che sta succedendo con l'AI, che aumenta la produttività delle aziende, ma ahimè fa anche tagliare un sacco di posti di lavoro, proprio di quella parte inferiore della clessidra. Servizio clienti, data entry, logistica, lavoro in magazzino, molte di queste posizioni stanno rischiando di essere tagliate fuori e in alcuni casi sono già state tagliate fuori. È un dato di fatto che le transizioni di questa scala lasciano sempre qualcuno indietro. Questo crea rabbia, crea frustrazione, crea bassa fiducia dei consumatori, che è quello che poi leggiamo nei dati. Ed è quel tipo di rabbia che spesso porta a instabilità sociale, proteste e crollo della fiducia nelle istituzioni. E le persone che stanno ingegnerizzando tutta questa roba qui, tutta questa transizione, sanno come funzionano le cose, sanno a che cosa si va incontro. Ecco perché è necessario avere un'infrastruttura che possa gestire tutta questa roba qui. Quella che viene chiamata innovazione digitale e che, secondo me, è composta di moneta programmabile, identità digitale e hardware di controllo. Una griglia di controllo a tutti gli effetti digitale. Quando la divisione di classe peggiora, quindi quando ci sono tanti ricchissimi e tanti poverissimi, quindi quando è praticamente sicuro un conflitto interno, ecco che l'unico modo per mantenere le persone al proprio posto è tramite un controllo capillare. Ho strumenti che sono proprio adesso in fase di costruzione, ma su questo torniamo nel prossimo video, quello di domenica. Quindi assicurati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto per ricevere la notifica quando quel video uscirà e ti anticipo che è uno dei video più importanti che vedrai probabilmente quest'anno. In ogni caso tutto quello che ti ho detto oggi prendilo come una teoria, prendilo come ipotesi informate, basate su dati e sulle informazioni che abbiamo a disposizione adesso. L'accordo potrebbe non andare in porto, l'accordo potrebbe neanche non essere stato portato sul tavolo. Hormuz magari riapre domani e forse questa mia idea dell'oro è totalmente sbagliata, chi può dirlo? Io ho semplicemente preso i dati che vedo sul mercato, li ho messi insieme e ho provato a dare la mia ipotesi. Poi giusta o sbagliata che sia, questo lo vedremo solo nel tempo. Ma indipendentemente da questo, se siamo di fronte veramente a un Plaza Accord 2.0 o se le catene di approvvigionamento siano veramente sul punto di rottura, i mercati rischiano il collasso, io credo che entrambi gli scenari puntino comunque verso un'unica direzione, il dollaro che perde valore. E in queste fasi le persone che possiedono asset sono quelle che prosperano. Le persone che non possiedono asset e vivono alla giornata con quello che gli entra economicamente, quindi risparmiano e basta,
sono quelle che vengono depotenziate e perdono nel lungo termine. E a proposito, visto che stiamo parlando di potenziale reset monetario, in questo video qua, che ti lascio qua sotto, anche questo secondo me un must da vedere, ho parlato proprio di quali asset detenere durante un reset monetario. Quindi vallo a vedere, ti lascio il link qua sotto. Questa storia non è finita, l'accordo probabilmente non è neanche ancora stato firmato, o magari sì, chi può dirlo? La crisi del petrolio magari non ha ancora raggiunto il suo picco, o magari sì, ma in ogni caso credo che ci sia molto ancora in arrivo. Quindi fammi sapere cosa ne pensi qua sotto nei commenti, se anche tu hai intravisto questa teoria, questa possibilità che abbiamo discusso oggi insieme, oppure se hai altre teorie, altre idee, scrivimele qua sotto. È importante in queste fasi interfacciarsi tra di noi per capire, per analizzare insieme e vedere punti di vista differenti, perché sono quelli che poi costruiscono una visione più verosimile di quello che appunto può essere lo scenario. Condividi questo video, mi raccomando, con più persone possibili, perché più persone vedono, più punti di vista possiamo raccogliere, e questa è la parte più importante secondo me in assoluto. Un abbraccio, buona giornata e ci vediamo nel video di domenica.